Bentrovato e bentrovata in Momenti di benessere, un podcast nato e ideato per chi cerca maggior serenità nella propria vita, maggior pace, imparare ad ascoltarsi e mettere in luce la propria vera essenza. Io sono Federica Borsato, operatrice olistica dal 2005 e appassionata di crescita personale praticamente da sempre. Questa puntata vuole essere una condivisione di una serie di richieste che mi sono arrivate nella uscita della newsletter settimanale. La domanda principale in quest'ultimo periodo è: come faccio a aiutare chi non vuol farsi aiutare? Mi sono sentita veramente chiamata in causa in questa situazione, perché mi trovo spesso, quando faccio dei trattamenti in Aura Spay, a essere testimone di richieste e depositari anche di confidenze particolari in momenti difficili che sta attraversando la mia ospite o il mio ospite, ed essere quindi testimone, ma soprattutto spesso vi è una richiesta per un consiglio o magari un aiuto. Mi rendo conto però molto di frequente che ad una richiesta spesso non deve corrispondere una risposta, ma semplicemente un ascolto, proprio perché magari non è il momento di agire, non è ancora il momento di fare qualcosa, ma piuttosto di prendere consapevolezza. In altri casi invece ci sono delle situazioni veramente pesanti. Io l'ho vissuta in prima persona, proprio a livello familiare, di trovarmi davanti a qualcuno che ha bisogno di un grandissimo aiuto, ma non si vuol far aiutare. Così ti posso dire che la prima frase che mi viene in mente è questa: non si può aiutare chi non vuol essere aiutato. Però non fermarti a queste parole, perché io lo so bene, proprio perché mi ci sono trovata in più di un'occasione, soprattutto con una persona cara. Ma quando si parla di cara vuol dire davvero vicina, ed è un argomento molto delicato per me. E ne ho parlato anche qualche tempo fa in un'uscita settimanale di Vergognosamente Felice, la mia newsletter. Dalla mia esperienza e dei miei errori, fatti anche tra l'altro con le migliori intenzioni, voglio condividerti questa puntata. Sinceramente, quando mi sono trovata a voler aiutare qualcuno che poi mi sono accorta che non voleva essere aiutato, mi sono colpevolizzata tantissimo, come se fosse causa mia che quella persona non volesse uscire da un loop tossico. Ho chiesto, supplicato, pianto e letteralmente portato la luna con le orecchie per farmi ascoltare, ma non ho ottenuto che bugie, litigi, musi e in altri momenti anche proprio situazioni di violenza. Tanto che mi sono resa conto che non solo il mio aiuto non era apprezzato, ma la mia vicinanza stava diventando difficile. Non solo difficile per la persona che tentavo di aiutare, ma difficile anche questa condivisione, difficile per me stessa. Interpretavo quel rifiuto come mancanza di carattere, indolenza. In più io mi sentivo impotente. Se mi capitasse di nuovo una situazione simile, agirei in modo diverso, ma allora ero giovane, ero adolescente e forse tanto ingenua, forse presuntuosa, ma in senso buono, di sicuro ero poco preparata. Ecco come posso consigliarti con il cuore in mano e soprattutto col senno di poi, perché sai, col senno di poi si diventa tutti un po' saggi, no? Innanzitutto comprendi da dove deriva il rifiuto. È originato dall'abitudine a non farsi aiutare, perché si aiuta sempre gli altri. Accettando una mano tesa, sembrerà di tradire la propria missione. Chiamiamola missione, chiaramente, dove l'identità consiste nell'essere sempre disponibili per i bisogni altrui, ma mai per quelli personali. Dipende poi anche da un fatto onestamente molto culturale. Nella nostra società il mostrare di non aver bisogno si intende proprio come un senso di potenza, di forza. Infatti dimostrare la debolezza è proprio è il chiedere aiuto, no? Questa persona infatti merita di essere aiutata, ma pensa di non meritare l'aiuto, crede di disturbare forse chiedendolo. Può dipendere magari da un blocco non cosciente, da poco valore a se stesso o se stessa, o semplicemente perché non riconosce la necessità di dover cambiare. Non vuole sentirsi in debito? Probabilmente è capitato in passato che qualcuno abbia fatto pesare l'aiuto dato, chiedendo la resa come fosse un conto in sospeso.
A me, ad esempio, è capitato. E da lì ho detto non chiederò più aiuto a nessuno e poi invece non è successo per fortuna. Soprattutto se la situazione vissuta era in un momento difficile e di fragilità. Se invece stai pensando a una dipendenza e questa è la situazione che ho vissuto quando ero adolescente, che ho vissuto vicino a una persona con una grossa dipendenza, ricorda che è quest'ultima che crea la situazione di non chiedere aiuto, perché costituisce l'ambiente dove la persona trova il suo falso benessere e identifica con questo sentire un mondo di fantasia dove questa stessa persona può continuare a vivere nonostante la sofferenza, perché questo finto benessere va a coprire tutto il resto, anche se è momentaneo, anche se è breve ed è sempre più breve rispetto alla situazione di malessere, di dolore, di schifo nel quale si può vivere. Comprendere da dove deriva il rifiuto ti aiuta a non colpevolizzare te stessa perché davvero non è colpa tua, ma se senti il bisogno di uscire da uno stato d'animo di pesante impotenza, un sostegno da un professionista può essere un valido strumento, nonché regalarti anche dei suggerimenti su come sia meglio comportarsi in simili situazioni. Ma che cosa puoi fare allora? Informarti. Il tuo punto di vista è diverso dal suo, per questo è importante che tu sia sul pezzo. Informati in modo approfondito sulla tematica e sprona la persona a te cara a parlarti per comprendere il suo punto di vista. Ricerca, se puoi, di rimanere sempre oggettiva, non metter dentro l'emotività, perché altrimenti si può arrivare facilmente a uno scontro. Non spingere. Se fai pressione, il più delle volte ottieni l'effetto contrario. È come battere su una porta chiusa, frustrante e faticosa. Soprattutto completamente inutile. Renditi disponibile piuttosto, rimani al suo fianco, facendo capire che tu ci sei in modo discreto e non pesante. Io ci ho messo anni e anni ad arrivare a questa soluzione, a questo modo che era meno pesante per me ma anche meno pesante per l'altra persona, facendo capire appunto che io ci sono se c'è necessità, ma non sono pesante, non sono pressante. Mettere dei confini, anche questo è fondamentale, è molto importante, soprattutto quando la persona che vuoi aiutare è in caduta libera nella sua spirale autodistruttiva. Allungare una mano per tirarla su non farà altro che farti cadere insieme. Dandoti un limite, metti al sicuro te e in automatico è più fattibile aiutare lei. È un modo per proteggerti psicologicamente. Ti faccio una confidenza molto intima. Ho fatto 2 esperienze in una comunità che è quella grandissima di San Patrignano come aiutante e ho lavorato per un'estate e poi per una vacanza invernale in un reparto e il responsabile col quale mi interfacciavo poi non dico giornalmente ma quasi per capire anche un po' come stava andando questa esperienza, com'era la situazione, come i ragazzi si stavano comportando con me, mi raccontava di come all'interno della stessa famiglia sia facile per fratelli e sorelle cadere nella stessa situazione di dipendenza perché uno che vuole aiutare l'altra o viceversa viene tirato in quella spirale autodistruttiva. E me ne ha fatto tantissimi esempi, quindi è molto importante mettere dei confini. Poi discrezione e empatia. Rimani al suo fianco rispettando il limite che ti sei imposta. Pazienza e tatto sono gli atteggiamenti migliori, tanto quanto comprendere che ci sono fasi che questa persona deve attraversare, anche arrivare a toccare il fondo, soprattutto quello. Ci vuole tempo per accettarle tutte. Un tuo atteggiamento pesante aumenta i suoi sensi di colpa, i tuoi sensi di colpa e l'impotenza. Non porta purtroppo a nulla se non a una chiusura ulteriore, a un muro, una spalla su cui piangere, invece un porto sicuro dove approdare, ma ricordati di non farti tirare. Supporto psicologico nei casi più gravi, dipendenza, depressione ad esempio, può essere molto di aiuto, sia per te che per la persona in difficoltà. Dalla mia terapista ho accettato un consiglio molto importante, ma è il più difficile, credimi. Comprendi quando è il momento di lasciare. Può essere davvero decisivo. Chi non vuol farsi aiutare, decida di chiedere aiuto finalmente grazie a quello spazio vuoto che hai lasciato. Non è detto, ma tu sai che le avrai tentate davvero tutte. Quando lasci, quando decidi che è il momento di lasciare, vuol dire che le hai provate tutte.
e io ti ho parlato davvero con il cuore in mano, cercando di prendere quanto ho imparato dalla vita, da quanto ho vissuto di queste esperienze e metterlo proprio al tuo servizio. E se te la senti e soprattutto se hai bisogno di un supporto, tu lo sai che io comunque ci sono. Mi puoi trovare online nel mio centro olistico in provincia di Verona o comunque via mail se hai bisogno. Questa puntata è stata molto particolare perché ho voluto condividere con te anche una esperienza del mio passato molto molto dolorosa che ho vissuto quando ero una ragazzina, quando non si è ancora pronti a vivere nel mondo e ti trovi in una situazione così pesante e dici ma come faccio? Ma com'è possibile? E gli strumenti che poi ho messo in atto negli anni, anche grazie alla terapia con la mia psi, che ho vissuto. E spero davvero che questo ti possa essere di aiuto. Siamo arrivati alla fine di questa puntata e mi puoi trovare su YouTube, Apple Podcast, Spotify, tutte le principali piattaforme che condividono podcast. Noi ci sentiamo la prossima settimana. A presto!